Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi torniamo a parlare di trapani a colonna della Parkside. Questo è il modello PT BM400A1 in vendita dal 4 aprile 2022 al Lidl a costo di 89 euro. Si tratta del classico trapano a colonna con il motore a induzione e trasmissione a cinghia. Adesso lo guarderemo da vicino, vedremo come è fatto, vedremo quali sono le differenze con i modelli precedenti, ma soprattutto vedremo se funziona bene. Quindi togliamo questa scatola, facciamo apparire il trapano e guardiamolo da vicino. Iniziamo. Allora, guardiamolo innanzitutto esteticamente. Avrete notato delle differenze dai modelli precedenti. Negli altri qua sopra era riportato il modello, nella parte frontale avevamo il tasto di accensione semplicemente col tastino rosso e il tastino verde. In questo caso abbiamo il tastino rosso e il tastino verde, verde per accenderlo e rosso per spegnerlo, ma un fungo di emergenza sulla parte frontale. Non mi piace tantissimo, ora vedremo anche il perché. Abbiamo il cofano, la copertura della parte superiore in plastica. Questo in realtà non influisce tantissimo perché è solo una copertura e non è una parte soggetta a ricevere urti eccetera, però comunque impedisce di avere quelle fastidiose vibrazioni che avevamo per esempio nel modello precedente ed eravamo costretti a mettere degli spessori. Su questo, essendo in plastica, questo problema non si verifica e comunque devo ammettere svolge perfettamente la sua funzione. All'interno abbiamo solo due polegge, quindi abbiamo 5 velocità anziché 9 come modelli precedenti, e per poter variare di velocità bisogna alzare o abbassare la cinghia sulla puleggia. Adesso lo guarderemo da vicino. Il motore è a induzione 400 watt, a differenza dell'ultima versione che era 500 watt, quindi un pochettino meno potente, però devo ammettere che obiettivamente ho fatto già diverse prove e si comporta bene, riesce a lavorare senza alcun problema, è quasi un trattore inarrestabile. Come sempre classico mandrino da utilizzare con la chiave, quindi non abbiamo un mandrino autoserrante, e come l'ultima versione abbiamo anche un laser che ci proietta due linee incrociate, quindi ci fanno capire quale sarà il punto dove andrà a appoggiare la punta. Pregi e difetti. Allora, pregio indubbiamente il prezzo. I prodotti della Parkside costano poco, sono destinati agli hobbisti, non sono di alta qualità. Se voi avete necessità di utilizzare questi prodotti in officina per lavori di estrema precisione, ovviamente non comprate un trapano a colonna a livello hobbistico. Un trapano che si compra in un discount non dovrebbe stare in un'officina. Se invece vi serve per fare dei fori perpendicolari che non abbiano la massima precisione, poi ovviamente per lavori di precisione si utilizzano strumenti professionali. Il pianetto si può regolare in altezza, si può regolare anche lateralmente, si può pure inclinare verso destra e verso sinistra. Ovviamente, come tutti i trapani a colonna economici, anche questo, se applichiamo molta forza durante la foratura, si flette leggermente. È una cosa comune a tutti i trapani a colonna economici. Non ne troverete mai trapani a colonna economici che abbiano il pianetto resistente e che non si fletta un minimo. Questo va a influire anche sulla perpendicolarità quando pratichiamo il foro. Abbiamo anche una morsa, è possibile regolare la stessa sul pianetto, quindi decidere la posizione del pezzo sia spostando il pianetto che spostando la morsa posizionata sullo stesso. Ma ora tutte queste cose ve le devo fare vedere da vicino, quindi cambiamo inquadratura. E allora, questa è la copertura delle pulegge, si apre semplicemente sollevandola in questo modo. Per poterla aprire bisogna svitare prima questo pomello. All'interno troviamo una guida che ci indica la posizione della cinghia e quindi la relativa velocità. Come vedete, nella parte più alta abbiamo 2650 giri, nella parte più bassa invece 600 giri. In questa condizione il trapano non si potrà accendere, quindi sarà necessario richiuderlo e avvitare questo pomello. Qua sotto troviamo l'alloggiamento per la chiave che ci consente di stringere il mandrino. Questo invece è un sistema con dado e controdado che ci permette di allontanare e avvicinare il motore, quindi di conseguenza anche la puleggia, e quindi in questo modo potremo cambiare la posizione delle cinghie. Dopodiché dobbiamo riportare i dati in questa posizione per rimettere le cinghie in tensione. Per agevolarci nel lavoro abbiamo la possibilità anche di inserire una chiave a brugola nella parte frontale che manterrà fermo questo perno mentre agiremo sui dadi. Il montaggio è semplicissimo, vi lascerò comunque le recensioni dei modelli precedenti per poter vedere lo stesso. Infatti non state vedendo né unboxing né montaggio per recuperare del tempo. Queste sono le leve che ci consentono di far scorrere il mandrino verso giù e ovviamente la risalita è automatica come tutti i trapani a colonna. Guardiamo adesso questo fungo di emergenza. Allora, non l'ho trovato molto pratico, anche se in realtà è semplicissimo da rimuovere, che si richiude tramite una molla, quindi per poterlo accendere dobbiamo per forza sollevare con una mano, se con l'altra stiamo tenendo il pezzo, e spingere sul tastino per accenderlo. Lo trovo poco comodo, ci costringe ad avere praticamente entrambe le mani libere, altrimenti fare delle manovre un po' scomode. Una volta rimossa questa copertura comunque avremo il tasto di spegnimento più sporgente rispetto al tasto di accensione, quindi colpendolo anche senza fare molta attenzione in caso di necessità fungerà da fungo di emergenza
perché sarà il primo che premeremo, quindi si arresterà immediatamente. Per poter regolare l'altezza del pianetto sarà necessario svitare la vite collegata a questa leva, dopodiché potremo regolare la sua altezza in base alle nostre esigenze. Per poter regolare invece l'inclinazione sarà necessario svitare un dado che troveremo sulla parte bassa dello stesso pianetto, quindi far coincidere questa tacca con i riferimenti di questo goniometro. Come vedete, in questo caso rispetto all'ultimo modello le tacche non si cancellano, in quel caso erano verniciate male, quindi bastava toccarla con il dito per rimuoverle. Qua è verniciato molto meglio, ma tutta la struttura in generale mi sembra rifinita molto meglio, sia per quanto riguarda la verniciatura che per quanto riguarda tutte le parti che lo compongono. Questo è il sistema che ci permette di avere il puntamento laser sulla superficie da forare. Va montata una volta tolto dalla confezione, vanno inserite anche due pile mini stilo. Da questo tastino si accende, come vedete abbiamo un incrocio di linee che è possibile regolare ruotando questa parte, dopodiché bisogna ruotare quest'altra parte in modo da mantenerla ferma, ma non è necessario stringerla con forza perché comunque rimangono nella loro posizione. Il mandrino ha un attacco conico, va inserito semplicemente a pressione, può alloggiare delle punte da 1,5 mm fino a 13 mm. Una volta inserito vi consiglio di farlo girare a vuoto per verificare se giri perfettamente dritto. Vi consiglio di utilizzare una punta di ottima qualità per la quale siete sicuri che sia perfettamente dritta, quindi praticate alcuni fori in modo da aiutare il mandrino ad allinearsi. Nel caso in cui non dovesse bastare, comunque vi lascerò un link giù nel primo commento nella descrizione con un rimedio molto efficace per renderlo perfettamente dritto. E come il 99% dei trapani economici, ma quindi tutti quelli della Parkside, abbiamo il cannotto che si muove un minimo. Per evitare questo movimento basterà svitare questa parte frontale dove c'è il tasto di avviamento, ovviamente con la spina con la corrente staccata, e agire su una vite che troverete al suo interno, che va a insinuarsi in questa scanalatura e che quindi con la giusta pressione gli permetterà di rimanere immobile. Comunque quando si tratta di movimenti così minimi non va a influire, ma se volete anche in questo caso andate a guardare il link giù nel primo commento nella descrizione, perché vi faccio vedere pure come si interviene. E adesso guardiamo questa punta, vediamo se gira dritta alloggiata in questo mandrino. Utilizzerò la punta della matita che deve combaciare con la punta di trapano, in questo modo vedremo se è in linea o meno. Dopodiché vi farò vedere anche il tasto di emergenza e cosa non mi piace di questo tasto di emergenza, oltre a quello che vi ho detto poco fa. Quindi l'avvio, come vedete è dritto. Ora farò uno zoom in modo da farvi vedere meglio quello di cui vi sto parlando. Ok, con questo zoom si vede sicuramente meglio. Come vedete la punta di trapano, la parte più appuntita, è perfettamente dritta, quindi come mandrino va bene. E una cosa che non mi è piaciuta tantissimo di questo fungo di emergenza è il fatto che se lo spegniamo dando un colpo deciso si incastrerà e poi ci richiederà di riaprirlo con forza. Quindi una volta chiuso in questo modo, per poterlo riaprire dovremo abbassare e utilizzare l'altra mano per riaprirlo. Sinceramente lo trovo un po' fastidioso. E allora, come prima prova partiamo direttamente con una cosa difficile. Utilizziamo una punta da 9,5 mm su questo pezzo di metallo pieno. Proviamo a forare fino a un certo punto utilizzando come sempre l'olio da taglio. Tra l'altro volevo farvi notare che questo trapano effettivamente rispetto a tanti altri è davvero silenzioso. Ok dai, così va bene. Come avete visto si formano pure dei bei riccioli, quindi lavora bene. Ovviamente la qualità del taglio dipende più che altro dalla punta, però un trapano che lavora bene assieme ad una punta che lavora bene ovviamente ci consente di avere un bel lavoro. Quindi
foro praticato senza nessun problema. Mi limito a 9 mm e mezzo perché sulle caratteristiche riporta questa misura, quindi 10 mm. Non voglio strafare, quindi atteniamoci a ciò che dichiara. Per sostituire la punta dobbiamo inserire la chiave che ha anche questa molla. Questa è una cosa che apprezzo tantissimo perché devo essere sincero, mi è successo di dimenticare la chiave inserita. In questo modo invece non si può dimenticare perché in automatico verrà espulsa, quindi è un sistema di sicurezza molto utile. E allora, adesso invece ho impostato una velocità intermedia, 1300 giri, quindi l'accendo e proviamo a fare un foro con questa punta Forstner da 35 mm. Ragazzi, è andato meravigliosamente, non ha accennato nemmeno ad abbassarsi come numero di giri, è andato davvero alla grande per tutta la sua corsa, un foro perfetto. Adesso ho riportato il numero di giri al minimo perché sto utilizzando una sega a tazza da 73 mm e voglio provare a fare un foro su questo pezzo di legno. Vediamo se anche in questo caso resiste. Ricordatevi sempre di utilizzare un pezzo martire sotto, altrimenti la sega a tazza andrebbe a colpire la morsa o comunque il pianetto sulla parte bassa. Ok, lavoro eseguito, nonostante la punta completamente fuori asse, quindi una sega a tazza storta, e questo ovviamente ha influito anche come resistenza, quindi l'ho messo ulteriormente in difficoltà ed è riuscito a praticare il foro senza alcun problema. E a questo punto molti di voi stanno già staccando il video, ve lo dico io prima che me lo scrivete giù nei commenti. No, questo non è mio, è di un mio amico, l'ho comprato io questa mattina per lui a condizione che me lo facesse recensire. Quindi parlando ora delle caratteristiche di questo trapano a colonna, come abbiamo visto è preciso, il mandrino gira dritto come avete visto con tutti e tre i tipi di punta, tranne ovviamente questo che di per sé è fuori asse, e nonostante fosse fuori asse, quindi andasse a sforzare ancora di più e praticare il foro da 73 mm, è riuscito a completarlo senza problemi. Con la punta Forstner è sceso come se fosse burro, il foro sul metallo da 9 mm e mezzo l'ho fatto senza nessun problema, quindi secondo me per le caratteristiche che ha, nonostante le 5 velocità che sono un pochettino limitanti, diciamo, però dobbiamo essere sinceri, io sui trapani a colonna che utilizzo ho impostato una velocità e molto raramente la cambio quando mi rendo conto che è necessario, se no nella maggior parte dei casi si imposta una velocità e poi si utilizza quella praticamente sempre. Quindi con questa impostata ad una velocità intermedia medio bassa è riuscito a fare praticamente tutto. Come avete visto, più sono bassi i giri, meno rischiate di bruciare le punte, più coppia date alla punta stessa per riuscire a praticare dei fori che altrimenti non si potrebbero realizzare. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile più che altro per capire se è un prodotto funzionante o meno. E avete visto che funziona, a differenza dei modelli precedenti che avevano qualche pecca in più, quindi il mandrino un po' troppo storto, il cannotto che si muoveva in modo eccessivo, eccetera. Se solo non ci fosse stato questo fungo messo qua sarebbe stato il massimo. E stavo dimenticando di dirvi che in dotazione viene data anche questa protezione da mettere sul mandrino. Io non la utilizzo, però obiettivamente per essere più sicuri sarebbe meglio montarla. Adesso vi saluto, vi do appuntamento a tutti i miei prossimi caricamenti, vi invito ad iscrivervi a questo canale se vi piacciono i miei contenuti, attivate anche la campanella qua giù in modo da ricevere le notifiche e rimanere aggiornati ogni volta che caricherò un nuovo video, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!